Bene, bentornati. Spero che il vostro martedì sia stato un martedì positivo. Grazie di essere qui, davvero. Oggi, come avrete letto dal titolo e avrete visto dalla copertina, voglio parlarvi e mostrarvi, soprattutto mostrarvi tutto ciò che ho acquistato durante il mio viaggio in America, negli USA, in particolare negli stati della California, Nevada, Utah e per finire Arizona. Questo viaggio è durato 22 giorni e sono tornata in Italia da circa una settimana e mezza. È arrivato il momento di mostrarvi quello che ho acquistato e man mano parlarvi un pochino di tutte le tappe di questo viaggio, appunto avendo come riferimento questi items, questi oggettini che ho preso. Ci tengo a precisare che tutto quello che ho preso è in minima parte per me, ma ho preso la maggior parte di queste cosine per le persone che amo, le persone a cui voglio bene, che io non adoro acquistare molti oggetti quando viaggio, perché quello che preferisco è appunto portarmi dietro il ricordo del viaggio stesso, quindi più che gli oggetti, più che souvenir, quello che per me ha più importanza è appunto il bagaglio emotivo che mi porto dietro, che si costruisce al ritorno in Italia, no? Dopo il mio viaggio. Qualche cosina che ho preso per me è qualcosa che ha il compito, ecco, di ricordarmi nel tempo le emozioni che ho vissuto durante questa bellissima esperienza. Quindi più che l'oggetto in sé per sé è proprio quello che è in grado di riuscire a provocare
Los Angeles Lakers. Ho voluto prendere questo regalino indirizzato a mio fratello, come lui è un amante di questa tipologia di accessorio. Ho deciso di prendergli questo berretto qui, il berrettino dei Los Angeles Lakers, che non si riusciva a fare anche un po' di fabric sound in questo oggetto. E qui in questo adesivo qui c'è appunto questo dettaglio. Io ho preso un berrettino regolabile in maniera tale che non possa avere problemi di nessun tipo. Ecco. Qui anche c'è scritto Lakers. Qui in basso c'è il bollino di autenticità. I vari. Credo che impazzirà di gioia quando vedrà questo regalo. E forse si arrabbierà anche un po' quando scoprirà che ho scratchato sulla superficie del berretto per fare il fabric sound. Magari non la vedrà questa parte in questo video qui. Prossimo oggetto, sempre nello stesso luogo, quindi nei pressi dello stadio, ho deciso di acquistare una t-shirt per un mio caro amico che in quei giorni avrebbe compiuto gli anni, ma in Italia, ma ho deciso comunque di prendergli un regalo. Poi quando glielo consegnerò gli dirò che era per il suo compleanno. È questa t-shirt, eccola qui, t-shirt dei Lakers. Ho deciso di prendergli una M, spero vivamente che gli vada bene. Piena di dettagli, qui sul fondo c'è anche quest'altro adesivo bellissimo. Il tessuto è molto soffice, sembra anche traspirante, perfetta, ci piace, mi piace molto e spero che piaccia. Nella zona di Hollywood ho deciso di acquistare questo oggetto
questo oggetto riesca a ricordarmi la sensazione che ho provato in un determinato momento, che per me diventa l'oggetto veramente più bello e particolare che abbia potuto prendere. Prossimo oggettino che ho preso questa volta nella zona di Las Vegas, perché in realtà immediatamente dopo Los Angeles mi sono diretta verso San Diego, dove non ho preso nulla, e dopo San Diego sono andata direttamente a Las Vegas, quindi nel Nevada, e a Las Vegas ho deciso di acquistare alcuni oggettini, qualche oggettino per la mia famiglia e qualcuno per me. Per la mia famiglia ho preso questo gingillo che io trovo estremamente stupendo, è bellissimo ed è appunto un gingillo da posizionare sull'albero di Natale come decorazione natalizia, con appunto scritto Las Vegas. Questa è proprio l'insegna di Las Vegas, Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Sul retro c'è scritto Drive carefully, come back soon. È veramente stupendo, tra l'altro è pieno zeppo di brillantini, un pochino come tutta Las Vegas, che è sfarzosa, brillante, piena di lucine, no? Proprio mi ricorda tantissimo il mood di Las Vegas questo gingillo, e ho deciso di prenderlo per la mia famiglia, così che possano metterlo sul loro albero di Natale e nulla, avere questo bel pensiero direttamente da Las Vegas. Per quanto riguarda invece un altro componente della mia famiglia, ho deciso di prendere questo piccolo dado. È un semplicissimo dado, ma ha la particolarità di avere questa scritta qui, scritto Fabulous Las Vegas. Anche questo lo trovo veramente un oggettino piccolino, semplice, aveva un costo pari a $3 mi sembra, ma io trovo che sia veramente bellissimo, cioè mi piace tantissimo e sono sicura che chi lo riceverà ne sarà entusiasta, quindi mi piace. Quello che ho preso per me a Las Vegas è questo oggettino qui, preso in un negozio che si trova all'interno dell'hotel in Casino Caesar, ed è questo negozio che si chiama Califano. Vende tutti articoli molto particolari, un po' anche ricercati. La vetrina ha subito catturato la mia attenzione, quindi ho deciso di entrare. In realtà ho fatto benissimo ad entrare, perché ho trovato questo meraviglioso mazzo di carte, sì, che si presenta così, bellissimo. Già la custodia con scritto Welcome to Fabulous Las Vegas, tutto un po' olografico, mi fa impazzire, ma soprattutto le carte, ragazzi. Sono delle carte francesi e questo è il retro delle carte e queste sono le carte tutte olografiche. Ovviamente non le utilizzerò mai per giocare, ma saranno tipo messe lì di lato da osservare e non toccare mai assolutamente. Io le amo, sono bellissime. E stesso discorso, le ho pagate pochissimo, $10 in offerta, ma
questo store califano molto gentile e molto carina mi ha chiesto di dove fossi, le ho risposto di essere italiana e mi ha regalato in maniera molto gentile questa pietra, ha deciso di regalarmela, forse non lo so, gli ho ispirato gentilezza e ha deciso di regalarmi questa pietra. E questa pietra la custodisco veramente con tanta cura, che mi ricorda questo bel gesto, quindi ci tengo particolarmente tanto. Dopo essere stata a Las Vegas e dopo aver fatto tutte le varie escursioni, in particolare nella Death Valley, ho percorso la strada che mi ha poi portata a Williams, un piccolo paesino nei pressi del Grand Canyon, e quindi entrando ufficialmente nello stato dell'Arizona che, a dirla tutta, tra tutti gli stati che ho incontrato durante il mio percorso on the road è stato il mio preferito, perché a detta mia è stato lo stato con i paesaggi più naturali, più emozionanti, con dei tramonti assurdi, e ho amato poter conoscere questa realtà così appunto naturale, un po' allo stato brado dell'America, e mi ha veramente colpito molto. Mi ha colpito l'idea di poter vedere coi miei occhi indiani e tutte le loro usanze, la loro cultura, i nativi americani, il loro modo di vivere così particolare. Mi è veramente colpito molto, sono rimasta piacevolmente colpita da tutto ciò che ho visto e che ho ascoltato. Quindi Arizona, stato preferito, veramente preferito. Il paesino di Williams ho trovato la targa dell'Arizona e come quella dello stato della California, stesso discorso, pagata più o meno gli stessi dollari. E il mio stato preferito, lo stato che ho preferito durante questo viaggio, e tra l'altro ogni volta che ero on the road ero lì a fissare le targhe delle altre auto che magari mi superavano durante appunto il tragitto nella careggiata, e trovo che la targa dell'Arizona sia veramente la più bella che io abbia visto durante il viaggio. È fatta così, c'è scritto anche Grand Canyon State e c'è tutto appunto il paesaggio naturale del Grand Canyon qui, un po' che è un po' contraddistintivo dell'Arizona. Mi piace tantissimo, mi piace veramente tanto, e insieme alla targa della California sarò felicissima di metterle in casa in qualche angolino da dedicare appunto all'America. Sempre in questo negozietto a Williams, nei pressi del Grand Canyon, ho deciso di acquistare due t-shirt, una per me e una per una mia amica che ama letteralmente il Grand Canyon, ha visto molti documentari e le piace tantissimo, quindi ho deciso di prendere queste due t-shirt, pagate anche queste veramente poco, tutte e due prese a 27 dollari circa, escluse tasse ovviamente. Questa è la t-shirt che ho preso per me, che ho poi indossato il giorno successivo per visitare al Parco Nazionale del Grand Canyon. Questa qui. Questa t-shirt ho scritto Arizona con questa immagine molto colorata e la stampa della Route 66 che ho avuto il piacere, una piccola tratta, di attraversare, magliettina tra l'altro di un colore lavanda stupendo,
lasciata sorpresa, veramente sorpresa. Bellissimo, bellissimo, veramente stupendo. Questo è tutto ciò che ho acquistato negli Stati Uniti. Fatemi sapere quale tra questi oggetti vi ha incuriosito di più, quale vi è piaciuto di più, e spero che il video vi sia piaciuto. Se avete